Benvenuto nelle conversazioni di pratica in italiano. Preparati a esercitare il tuo italiano e a diventare più fluente. I sottotitoli sono disponibili in molte lingue. Puoi attivarli dalle impostazioni del video. E se vuoi seguire il testo, trovi il link al PDF gratuito nella descrizione. Iniziamo. Ciao Mark, come stai oggi? Ciao Anna, sto bene, grazie. E tu come stai? Anche io sto bene. Volevo parlarti di film. Ti piacciono i film? Sì, adoro i film. Ne guardo uno ogni settimana. E tu? Anche a me piacciono i film. Ne guardo molti di generi diversi. Oggi voglio chiederti, qual è il tuo film preferito? Il mio film preferito è Le ali della libertà. È un film molto ispiratore. E il tuo qual è? A me piace molto Il Re Leone. È un film d'animazione, ma ha una storia fantastica e una musica bellissima. Il Re Leone è un film meraviglioso. Ricordo di averlo visto quando ero bambino. Perché ti piace così tanto? Adoro Il Re Leone perché ci insegna l'importanza della famiglia, dell'amicizia e del coraggio. I personaggi sono molto vicini a noi e le canzoni sono molto orecchiabili. Mi sento felice ogni volta che lo guardo. È un buon motivo. Le ali della libertà è il mio preferito perché mostra la speranza e il potere dell'amicizia. Il protagonista Andy è molto coraggioso. Non si arrende mai, anche in situazioni molto difficili. Sono d'accordo. I film che presentano personaggi forti e buoni valori sono molto ispiratori. Hai una scena preferita in Le ali della libertà? Sì, ce l'ho. La mia scena preferita è quando Andy scappa dal carcere. Lavora duramente per molti anni e la sua fuga dimostra che la speranza può portare alla libertà. È molto emozionante e potente. Sembra una scena avvincente. Nel Il Re Leone, la mia scena preferita è quando Simba torna a Pride Rock. Finalmente affronta il suo passato e prende il suo posto come re. È un momento molto commovente. Penso che entrambi i film abbiano messaggi forti. Ci insegnano che, anche quando le cose sono difficili, possiamo superare i nostri problemi. Sì, esatto. Film come questi ci fanno riflettere e ci fanno sentire. Sono più di un semplice intrattenimento, sono lezioni di vita. Guarda i film da solo o con amici e familiari. Di solito guardo i film con la mia famiglia. Abbiamo una serata a cinema ogni sabato. E tu? Spesso guardo i film con i miei amici. A volte andiamo al cinema, altre volte li guardiamo a casa. Sembra divertente. A me piace guardare i film con la mia famiglia perché possiamo parlare del film dopo. È un buon modo per condividere i nostri pensieri. Sono d'accordo. Dopo un film, mi piace discutere della trama e dei personaggi con i miei amici. Rende l'esperienza più interessante. Guardi i film in inglese o nella tua lingua nativa? Cerco di guardare i film in inglese. Mi aiuta a praticare le mie abilità linguistiche. A volte uso i sottotitoli, ma mi piace ascoltare il dialogo in inglese. Faccio lo stesso. Guardare film in inglese mi aiuta a imparare nuove parole e frasi. È un modo divertente per migliorare le mie abilità di conversazione e ascolto. Sì, i film sono un ottimo strumento di apprendimento. Sono anche molto divertenti. Mi piace anche guardare film di generi diversi. A volte guardo film d'azione, commedie romantiche o addirittura horror. Anche io apprezzo una varietà di film. I film d'azione sono emozionanti, le commedie romantiche sono molto divertenti. I film horror sono un po' spaventosi, ma a volte mi piacciono.
Qual è l'ultimo film che hai visto? Recentemente ho visto un film d'azione chiamato Mad Max Fury Road. Era molto frenetico e avvincente. Ho sentito parlare di quel film. Mi piacciono i film che sono emozionanti e ti tengono col fiato sospeso. Sì, Mad Max è molto intenso. Le scene d'azione e gli effetti speciali sono incredibili. Lo aggiungerò alla mia lista dei film da vedere. Voglio vedere più film d'azione. Dovresti. E per quanto riguarda le commedie romantiche, ti piacciono? Sì, mi piacciono. Recentemente ho visto un film chiamato Crazy Stupid Love. Era molto divertente e dolce. Adoro quel film. I personaggi sono molto vicini a noi e la storia è leggera. Esatto. Le commedie romantiche sono perfette per una serata di relax. Mi fanno sempre sorridere. Anche io mi diverto a guardare film d'animazione. Non sono solo per bambini. Possono essere molto creativi e divertenti. Sono d'accordo. Film d'animazione come Toy Story e Alla ricerca di Nemo sono meravigliosi. Hanno storie fantastiche e animazioni bellissime. Hai un attore o un'attrice preferita? Sì, mi piace molto Leonardo DiCaprio. È in molti film fantastici come Inception e The Revenant. A me piace Emma Stone, è molto talentuosa e divertente. Ho apprezzato la sua performance in La La Land. Entrambi gli attori sono eccellenti. Rendi i film molto interessanti. E per quanto riguarda i registi, hai un regista preferito? Ammirò Christopher Nolan. Dirige film come Inception e Interstellar. I suoi film sono molto creativi e complessi. A me piace Quentin Tarantino. I suoi film sono unici e spesso hanno molti dialoghi. Sono molto interessanti da guardare. Sì, entrambi i registi hanno uno stile speciale. Mi piace guardare i loro film perché sono diversi dai soliti film di Hollywood. Preferisci guardare i film al cinema o a casa? Mi piacciono entrambi. Guardare un film al cinema è emozionante per via dello schermo grande e del suono. Ma a casa posso rilassarmi e mettere in pausa il film se voglio. Sono d'accordo. Spesso vado al cinema per le nuove uscite, ma mi piace anche guardare film a casa con un po' di popcorn. Il cinema è fantastico per i film d'azione perché puoi vedere chiaramente tutti gli effetti speciali. Sì, e il suono è molto migliore al cinema. Rende l'esperienza più coinvolgente. Mi piace anche guardare i trailer dei film prima di scegliere un film. I trailer danno una buona idea della trama e dello stile del film. Guardo sempre i trailer. Aiutano a decidere se voglio vedere il film. A volte i trailer sono molto entusiasmanti e mi fanno venire voglia di vederlo subito. Riguardi mai i film? Sì, lo faccio. A volte riguardo i miei film preferiti perché mi fanno sentire bene. Conosco la storia, quindi posso rilassarmi e godermi di nuovo le scene. Anche io riguardo film come Il Re Leone e Forrest Gump. Sono confortanti e mi ricordano bei momenti. Riguardare un film è come visitare un vecchio amico. Ogni volta trovi qualcosa di nuovo o diverso. È vero, anche se conosci il finale, il percorso del film è sempre piacevole. Leggi le recensioni dei film prima di guardarne uno. Sì, a volte controllo le recensioni su siti come IMDb o Rotten Tomatoes. Aiuta a scegliere un buon film. Lo faccio anche io. Mi piace sapere cosa pensano gli altri di un film prima di guardarlo. Le recensioni possono darti un'idea della qualità del film e se vale la pena vederlo.
Mi piace anche seguire i festival di cinema, mostrano molti film indipendenti interessanti che non sono mainstream. I festival di cinema sono fantastici per scoprire nuovi talenti e storie uniche. Mi piace guardare cortometraggi e cinema sperimentale in questi festival. I film sono una parte meravigliosa della nostra cultura. Ci intrattengono, ci insegnano e a volte ci ispirano a essere migliori. Sì, i film hanno un impatto potente sulle nostre emozioni e pensieri. Possono farci ridere, piangere e riflettere profondamente sulla vita. Sono molto grata per i film. Mi portano gioia e mi aiutano ad apprendere nuove idee. Anche io la penso così. Ogni volta che guardo un buon film, esco con nuove parole, nuove idee e un cuore felice. Mark, grazie per aver condiviso i tuoi pensieri sui film con me oggi. Ho davvero apprezzato la nostra conversazione. Grazie a te, Anna. Mi sono divertito molto a parlare dei nostri film preferiti. I film sono un argomento meraviglioso da discutere. Ho imparato molto da te e sono entusiasta di vedere alcuni nuovi film. Forse proverò a guardare Le ali della libertà la prossima volta. E io riguarderò Il Re Leone e magari vedrò di nuovo Inception. È sempre divertente rivedere grandi film. Sì, i film sono senza tempo. Hanno sempre qualcosa di nuovo da offrire, anche se li hai già visti. Non vedo l'ora della nostra prossima conversazione sui film o su qualsiasi altro argomento. È sempre un piacere parlare con te. Sono d'accordo. Grazie ancora, Mark. Buona giornata. Anche a te, Anna. A presto. Ottimo lavoro! Vuoi esercitarti con l'italiano e diventare più fluente? Iscriviti e attiva la campanella delle notifiche per non perdere nessuna delle nostre conversazioni gratuite in italiano. Ci vediamo nel prossimo video.